A San Valentino è il momento per per preparare un ottimo spezzatino, e oggi vi faccio vedere come si fa a casa mia. Facciamo un bellissimo spezzatino di vitello con le patate, fatto bene, ingredienti pochi, semplici, ma devono essere buoni. Ragazzi, dovete avere un buon amico macellaio che vi dà la giusta carne e farete davvero scintille con il vostro partner. Buona visione! Lo spezzatino di carne è un piatto che si cucina un po' in tutto il mondo e che ritroviamo in varianti diversi nella cucina anche orientale quanto in quella occidentale, e anche in Italia ce ne sono tantissime tipologie che differiscono l'una dall'altra magari a seconda della regione in cui lo si cucina. Oggi semplicemente vi faccio vedere come si prepara a casa mia lo spezzatino di vitello con le patate. Innanzitutto, a prescindere dall'accompagnamento che poi andremo ad utilizzare insieme alla carne, parliamo proprio del taglio ideale per prepararlo. Tradizionalmente si fa utilizzando la carne o di vitello o di manzo, che in assoluto è quella che si presta di più a questa preparazione. I tagli migliori sono certamente quelli che contengono anche una parte di grasso, ad esempio la spalla, il collo e la pancia. Questi sono davvero ottimali, tagliati a tocchi piuttosto grossi e proprio adatti alla cottura a fuoco lento. E anche la pentola è un elemento importante per un'ottima riuscita. Nel nostro sito trovate una linea di pentole, tra cui proprio questa che state vedendo, che sono realizzate innanzitutto assolutamente qui in Calabria, ma la cosa più importante è, oltre ad essere pesanti, per cui non c'è bisogno di metterle con l'aglio prima in ammollo, in acqua, questa è terracotta di qualità, non c'è bisogno assolutamente di nulla. Ma la cosa più importante è che nello smalto non è presente assolutamente né piombo e né nickel, che è dannosissimo e soprattutto è presente in molte di queste terracotte che provengono da altre nazioni, come ad esempio dalla Cina. Pertanto o le acquistate da Sfizi di Calabria oppure in qualsiasi modo state attenti a quello che scegliete, perché ne vale la vostra salute. Allora, quello che stiamo facendo in questo momento è ridurre in tocchetti un po' più piccoli la carne. Successivamente andiamo a tagliuzzare anche un paio di cipolle rosse dolci di Tropea. Noi oggi faremo lo spezzatino di carne con le patate, ma che c'è chi lo accompagna con i piselli, oppure con altre varianti come i fagioli, o chi accompagna con i funghi, i carciofi, i peperoni. Noi facciamo la versione che più viene utilizzata a casa mia. Allora, oltre alle 2 cipolle andiamo a mettere 2 o 3 costine del nostro sedano. Non è grandissimo, è del nostro orto, però preferiamo mettere questo. Abbiamo tolto le foglie e andiamo a tagliuzzare, perché insieme ad un paio di carote che triteremo successivamente alle coste di sedano ci servirà come base del nostro soffritto. Come vedete, tagliuzziamo anche le carote. Non c'è bisogno che le fate troppo piccolo, tanto si tratta di una cottura abbastanza lunga, almeno un paio di orette. Pertanto poi, se vi piace ritrovare i pezzettini, come a me per esempio, li tagliate un po' più grossi, altrimenti poi non troverete più assolutamente nulla. Tritate anche le 2 carote, passiamo a togliere dalla camicia anche uno spicchio d'aglio, perché ci sta davvero bene. Lo spezzatino è un piatto che deve venire morbidissima la carne, le patate in pratica devono sciogliersi, pertanto non le mettiamo già dall'inizio, le metteremo successivamente, e poi deve venire cremoso. Noi lo facciamo in bianco, senza l'aggiunta di pomodoro, ma se a voi va potete mettere anche un paio di cucchiai di passata di pomodoro, o va bene anche soltanto il concentrato. Io sinceramente in questo caso con le patate lo preferisco bianco. Tritiamo anche lo spicchio d'aglio e lo aggiungiamo
a carote, sedano e cipolla. Dopodiché possiamo spostarci ai fornelli. Questa pentola che state vedendo è una 26 cm. Nel nostro sito ne trovate disponibili anche in altre misure. Abbiamo anche i tegami da portata. La particolarità di queste pentole, come vedete, possono essere usate o sui fornelli o nel forno o direttamente al fuoco. Se avete fatto caso, non utilizzo nessuno spargifiamma sotto, direttamente sui fornelli, perché qua parliamo, ragazzi, di roba di qualità, di terracotta di qualità, fatta in Calabria a mano da un artigiano di nostra fiducia. Benissimo, non appena si scalda l'olio nel tegame andiamo ad aggiungere carote, cipolla e sedano, insieme anche allo spicchio d'aglio. Non appena appassiscono un po', possiamo già procedere all'aggiunta della carne. A proposito di carne, un altro taglio veramente interessante che vi consiglio da utilizzare, lo potete chiedere tranquillamente al vostro macellaio di fiducia, è il reale o il tenerone, e credo che tra tutti in assoluto sia il miglior pezzo. Infatti si tratta di una grossa parte di muscolo che è presente nel collo ed è piena di tessuto connettivo. In pratica che cosa succede? Poi quella parte di tessuto connettivo, sciogliendosi, insaporirà tutto per bene ed è davvero perfetta per le cotture lunghe. Adesso lo facciamo rosolare per bene. L'altra qualità della cottura nella terracotta è che poi vi basterà davvero un filo di gas per raggiungere alte temperature. Quello invece, l'accortezza che dovete avere assolutamente: questa terracotta, come tutte, è nemica degli sbalzi di temperatura. A questo dovete stare veramente attenti, perché lo capirete da soli, con lo sbalzo di temperatura andate a mettere una cosa fredda su questa che è bollente, potrebbe lesionarsi. Ok, fatta rosolare la carne da tutti i lati, aggiungiamo un paio di cucchiai di farina. Questa farina proprio servirà a dare quell'aspetto cremoso alla carne ed è davvero poi squisita, ragazzi. Qua ci ha abbinato un bel bicchiere di vino rosso corposo come il nostro Verbicaro e vi divertirete. Piano piano, aggiungendo dai lati, facciamo sfumare con un bel bicchiere appunto di vino di Verbicaro, facciamo evaporare la parte alcolica e lasciamo andare lentamente, non dobbiamo avere assolutamente fretta. Mettiamo la giusta quantità di sale, non esageriamo perché possiamo sempre aggiungerlo, basterà poi assaggiarlo. Un altro elemento importante: spezzettiamo un paio di foglie di alloro fresco, una bella macinata di pepe e adesso andiamo ad aggiungere, dopo aver fatto una bella girata, un po' di acqua. Acqua, ripeto, non fredda. Vi mettete accanto una pentola dove la tenete in caldo e all'occorrenza man mano andate ad aggiungerla. Diversamente, se non volete utilizzare acqua, vi potete preparare un bel brodo vegetale e aggiungete il brodo. Non ne mettiamo tanta perché man mano ci regoliamo e magari l'aggiungiamo. Vedete, quando andiamo giusto a coprire la carne, diamo una girata e adesso farà tutto la pentola. Dobbiamo soltanto coprire e pazientare. Però, giusto per non annoiarci, intanto voi potete iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciarmi un commento e soprattutto attivare la campanellina qui in basso a destra, così sarete avvisati ogni qualvolta che caricherò un nuovo video. Dicevo, nel frattempo che la cottura va avanti da sé nella pentola, possiamo pensare di tagliare le patate. Ovviamente patate silane a pasta gialla, pure queste le trovate, se volete, disponibile insieme a tutti gli altri nostri prodotti tipici nel nostro sito sfizidicalabria.com.
Non le tagliamo troppo sottili, tagliateli a tocchetti un po' come vi pare e poi una volta che le abbiamo tagliate le mettiamo in un recipiente con dell'acqua per non farle annerire. Come vi dicevo, non vanno messe dall'inizio, altrimenti poi si spappoleranno e non le troverete più. Già la temperatura è altissima, anche il coperchio va preso con una presina o con uno straccetto perché è davvero bollente. Guardate qui che spettacolo, qui siamo più o meno ad 1 oretta e mezza di cottura. Andiamo ad aggiungere le patate, il profumo inutile a dirvi si sente da fuori casa, non nella cucina, proprio fuori casa già si sente un profumo pazzesco. Ed è da questo momento in poi che avviene la vera magia, perché la carne prende il gusto delle patate, le patate prendono il gusto del sughetto e della carne stessa e si crea un connubio davvero perfetto. Abbiamo aggiunto ancora un altro po' di acqua per permettere la cottura delle patate, giusto una spolverata di sale e poi dobbiamo soltanto attendere la fine cottura. Ogni tanto assaggiate, quando vedete la carne che è bella morbida, saporita, guardate il risultato finale, è il momento di spegnere. Vi raccomando e vi sottolineo, la fiamma sotto la pentola deve essere quasi spenta. Vi servirà pure a risparmiare gas perché ce n'è bisogno davvero di pochissima fiamma. Basterà una fiamma lenta e la cottura avverrà in modo perfetto ed omogeneo. Questo è il mio piatto unico perché io mi piace mangiarne un bel po', ma non voglio pasta prima, voglio soltanto questo, un bel bicchiere di vino di quello serio, un po' di pane casereccio e ditemi voi meglio di me chi ci sta. Con poco tirerete fuori un piatto pazzesco, strepitoso. Guardate qui che bel boccone, carne, patate, Che spettacolo ragazzi, che morbidezza, che gusto. La patata in pratica si scioglie, svanisce in bocca senza neanche bisogno di masticare. La carne è tenerissima, la parte di grasso ha influito a farla rimanere ancora più morbida ma soprattutto saporita. Il soffritto di cipolla, carote e sedano è diventato una crema. Se è gradito da tutti ci stava bene anche un bel peperoncino. Regolatevi voi, un abbraccio e alla prossima!